370 grammi di farina 00, per fare i dolci serve la 00. Facciamo il buchino in mezzo, ci mettiamo 200 grammi, io peso perché bisogna essere un po' precisi, 200 grammi di latte, quello che avete, tiepido. Facciamo le briochine senza sfogliate, ma senza usare la pasta sfoglia, quella che si compra, oppure quella che ci va dentro le lastre di burro, bisogna piegarle, ripiegarle, metterle in frigo e tirarle fuori, dispari. La facciamo facile e vedrete che bel risultato. Al centro della nostra farina, ripeto, 00, serve una farina un po' forte, magari una Manitoba, guardate che sia un po' fortina, che abbia un po' di proteine, 13% di proteine, 4 grammi di lievito secco, aperto oggi e non aperto settimana scorsa, no? Poi non funziona, la colpa è il rappanello. 4 grammi in mezzo, facciamo sciogliere nei 200 grammi di latte tiepido che sono dentro nei 370 grammi di farina 00 forte. Se non volete utilizzare il lievito secco, utilizzate mezzo cubetto di quello fresco. Ci mettiamo 50 grammi di zucchero, un pizzico di sale e poi ci mettiamo, questi sono 40 grammi di burro, 20 li lasciamo nella ciotola e 20 lo mettiamo nell'impasto, deve essere temperatura ambiente, un po' morbido, un uovo di gallina, impastare senza tante storie. Lavoratelo un po' finché non diventa liscio. È importante, l'unica attenzione che bisogna avere, è importante che il burro sia morbido quando lo mettete dentro, perché sennò dopo non riuscite a scioglierlo bene nell'impasto. È piuttosto appiccicoso. Ecco, quando lo girate, vedete che fa le ragnatele intorno quando lo giro, ecco, così va bene, perfetto. Ci mettiamo il coperchio, non utilizzate le pellicole che sono inutili, un bel coperchio e lo lasciamo riposare per un'ora. Deve lievitare, deve raddoppiare. È passata un'ora e mezza, poco più di un'ora, dipende un po' dalla temperatura, dal lievito. Se poi avete la bustina a metà di lievito messa lì da 3 giorni prima, state tranquilli che non lievita. Comunque è raddoppiata. Adesso bisogna tirarlo fuori da qua, bisogna fare delle palline, un po' di farina senza esagerare sul tagliere, sull'asse, sul tavolo, dove preferite. Spatolina, finalmente dopo 30 anni che faccio sto mestiere mi sono deciso a comprare sta farina qua di plastica, era ora, tiriamo giù. Bisogna rimpastarlo, vi ricordate che era appiccicoso, molliccio? Ecco, guardate com'è bello adesso, è diventato bello liscio. Lo rimpastiamo per bene, senza paura, non abbiate paura di fargli uscire l'aria, non succede niente. In questi casi è meglio essere precisi, io raccomando di fare una pezzatura di 70 grammi, 71, 72, 69, in maniera di fare tutte le brioche uguali, così hanno tutte lo stesso tempo di cottura. Poi se le volete fare da 100 grammi, fatele da 100 grammi, ma dopo vi verranno delle briochone grosse. 77, 76, 73 va bene. Ora che abbiamo porzionato in parti uguali la pasta, facciamo delle palline, delle semplici palline, tutte uguali. La pasta dentro se stessa, con una giratina, non devono essere proprio perfette, l'importante è che siano tonde. Un po' di farina, così lo straccio non si attacca, e copriamo per 15 minuti. 15 minuti, non è che dovevano lievitare, questi 15 minuti servono solo per rendere morbido e plasmabile il nostro impastino. Farina su della carta forno, adesso dobbiamo fare gli stratini, no? Per non fare la pasta sfoglia. Schiacciamo le nostre palline come se fossero delle pizzette, non devono avere il bordo e non devono essere né troppo alte né troppo basse al centro, non devono essere tutte uguali. Potete usare anche un mattarello se volete. Non c'è bisogno di farle molto larghe adesso, perché dopo vi faccio vedere perché. Diamo una bella schiacciatina, comunque tutte grandi uguali almeno. La prima la mettiamo così, direttamente sulla farina. Pennello, il burro morbidito di prima, vi ricordate che ne era avanzato la metà? Ecco, bisogna spalmare. Se non si spalma, come in questo caso, lo si mette nel microonde un attimo.
Eccolo qui, l'ho sciolto un po', microonde, pentolino, sapete, vi faccio vedere anche quando combino le bip. Allora, una bella spennellata di burro, se volete ci potete mettere dello zucchero in questa fase, però io evito. Ce ne metto sopra un'altra, vedete la dimensione più o meno quella è, e ci va ancora il burro. Dobbiamo fare così per 5 strati. E l'ultimo, il quinto, non ci va il burro sopra, se poi l'ultimo lo fate leggermente più largo che va a coprire gli altri, ci risparmiamo dopo di sporcarci le mani e tutto il resto, appena appena così. Con gli altri 5 che ho preparato devo fare un'altra ricetta che vi farò vedere prossimamente. È passato il nostro quarto d'ora, sempre per lo stesso motivo delle palline, che non è che deve lievitare, si deve acquattare, ammorbidire. Allora la pasta la mettiamo sul tavolo, la carta, via la farina, la carta la mettiamo nella teglia. Bisogna schiacciarlo come una pizza. Vi ricordate che vi ho detto di mettere quello sopra un po' più grande? Ecco, serve per non far schizzare in giro il burro che abbiamo messo negli strati, e poi schiacciamo anche al centro, stesso lavoro dall'altra parte, come una pizza. L'unica cosa è che bisogna schiacciare bene prima i bordi per non sporcare in giro. Questo lavoro è meglio farlo con le dita, perché se lo facciamo col mattarello facciamo schizzare il burro verso l'esterno, mentre invece con le mani no, solo che ci vuole un pochino più di pazienza. Va tagliato in 8, quindi prima metà cercate di essere un po' precisi, poi l'altra metà potete usare anche la rotella, non c'è bisogno per forza di usare il coltellaccio, e poi ancora metà gli spicchi, così avremo 4 parti più o meno uguali, 8 parti più o meno uguali. Ecco fatto. E si fanno le brioche, fatele un po' come volete, non è che devono essere per forza dritte, però si allarga prima la parte più larga, si arrotola, la tiriamo in qua, poi la punta facciamo sta cosa qua, lo allunghiamo un pochino, finiamo di arrotolarlo e poi gli giriamo le corna. Rifacciamo parte larga, si arrotola, arriviamo a metà, tiriamo la punta, gliela passiamo sopra, gliela ripassiamo sotto così sta di ferma e poi gli giriamo le corna. Con le dosi che vi ho dato, tenendo conto che ho messo via dalla pasta per fare un'altra cosa, ne venivano 16, però sono piccoline, se volete fare più grandi ne vengono 8. Lasciamo lievitare per circa un'ora finché non raddoppiano. È passata un'ora e si sono gonfiati per bene. Solo latte, solo un pochino di latte, per bagnare leggermente tutte le nostre briochine, con delicatezza, molta delicatezza. Questa è la mia preferita, guardate che bella, bella cicciotta, poi me la riempio di Nutella questa. Forno già caldo, inforniamo subito 180 gradi per 15 minuti. 15 minuti esatti, eccole qua, sono leggerissime, perfette, gonfiate, cotte sotto, cotte sopra, ma adesso però bisogna riempirle. E questo è il secondo dolce che stavo facendo, ma questa è una ricetta che vedremo tra qualche giorno. Adesso li riempiamo, ci potete mettere dentro la crema pasticcera, la panna montata, il cioccolato, io ci metto la crema di nocciola col sacco a poche, va bene anche la siringa se ce l'avete, quella grossa, via, bella abbondante, facciamoci del male, il colesterolo. Le creme è sempre meglio metterle dopo, crema pasticcera, Nutella, cioccolato, quello che sia, è sempre meglio metterle dopo, crema al pistacchio, quello che volete, perché nel forno si rovinano. Vediamo come sono, questa qui è una di quelle vuote, ma che belle, morbida, come torna indietro, bella cota, la crosticina che casca giù, wow, 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 wow. Vediamo quella con la Nutella, guarda Beatrice, guarda, guarda, guarda che roba, spettacolo, vediamo un po' questa cosa qui, guarda che roba. Come sfoglia, è leggerissima, però questa qui ho detto che la facciamo un'altra volta.
Oh Beata, basta! Fai apposta, Stai filmando? No, che cazzo. Ho detto una parolaccia. Però bisogna farli facili. Arapanè. Buttate via, se lo lasciate. 4 grammi di lievito secco, aperto oggi, non aperto settimana scorsa, poi non funziona, la colpa era Panello. 4 grammi in mezzo, facciamo sciogliere nei 200 grammi di latte tiepido che sono dentro nei 370 grammi di farina 0 forte.